Bentornati a tutti. Allora, in questo video di oggi siamo su un alimentatore interno PS4 Slim, modello ADP 160 CR, ok? È arrivata una console l'altro giorno che non si accendeva e ho provato a cambiare tranquillamente l'alimentatore e ho visto che la console si accendeva, quindi chiaramente c'è qualcosa che non va. Ho chiesto alla persona che mi ha portato la console se aveva avuto qualche problema durante gli ultimi tempi, che ci sono stati dei temporali. Lui mi ha detto no, ha funzionato tutto bene fino a un paio di mesi fa e poi non si è più accesa, eccetera. Quindi ho chiesto se avesse lasciato la console attaccata con il cavo della corrente, lui mi ha detto di sì, quindi ho presupposto che sicuramente ha preso una bella botta di corrente. Il fusibile però, allora, è un alimentatore già scaricato, premetto questo. Gli alimentatori non sono assolutamente da aprire se non si è certamente sicuri di quello che si fa e di quello che si va a toccare, perché questi condensatori qui tengono fino a 450 volt e se sono carichi fanno male, fanno parecchio male e possono anche rischiare di causare danni a cose, persone, eccetera. Quindi se non siete sicuri lasciate stare a toccare alimentatori. E io non dico di essere esperto, ma almeno so dove andare a toccare e so come agire sui condensatori quando sono carichi. Infatti io qui mi sono fatto uno scarica condensatori. Quando sono carichi c'è una resistenza che consuma l'energia interna dei condensatori. Quindi li ho scaricati in sicurezza. Adesso se io andassi a misurare i condensatori, adesso già questi sono un paio di giorni che sono scarichi, ma non c'è poi nessuna corrente all'interno, quindi posso lavorare tranquillamente. Ho anche qui un alimentatore uguale per fare riferimenti di letture varie, per andare a scoprire cosa c'è che va e cosa c'è che non va. Allora, lasciatemi un attimo mettere il multimetro sullo schermo, così riuscite a leggere tutto quello che faccio. Ok. Allora, oggi a noi ci serve... Allora, intanto faccio vedere... Non c'è praticamente niente. Vedete, c'è un volt all'interno, quindi è già scarico. Ok, oggi andiamo a lavorare su questa parte di qua. Ho già provato un attimino a lavorare su questa scheda qua, ho detto vabbè, facciamoci un video anche a questo punto. Infatti non so se vedete, qui manca un componente che è quello che ho trovato completamente bruciato, esploso, cioè si era già fatto in 1000 pezzi, quindi ho cercato anche di toglierlo e salvarlo, ma si è disintegrato e è volato via chissà dove e non sono più riuscito a recuperarlo, quindi non posso neanche farvi vedere le condizioni in cui era. Comunque era crepato, si era rotta proprio la plastica sopra e niente. Allora, ci sono un paio di cose da controllare quando si va a lavorare sugli alimentatori. Chiaramente, come ho detto, il voltaggio sui condensatori. Andate a lavorare solo quando i condensatori raggiungono livelli bassissimi, 1, 2, 3 volt, non di più. Altrimenti prendete una resistenza 3, 4, 5 kΩ, ok? La collegate ai fili, andate positivo e negativo, andate a toccare, andate a scaricare. Oppure, vabbè, se è superiore ai 100-200 volt usate la resistenza. Ok, anzi no, usatela in ogni caso. Poi quando sono 2, 3, 4 volt potete fare direttamente così. Andate a scaricare mettendo in cortocircuito direttamente per qualche secondo e poi come vedete adesso siamo completamente a zero. Allora, come stavo dicendo, ci sono alcuni componenti che vanno controllati. Prima di tutto il fusibile. Quindi andiamo in modalità di resistenza e andiamo a verificare il fusibile è buono.
Sul ADP 160CR c'è un altro fusibile, è un fusibile resistenza, ed è questo qua sotto. Ok? Andiamo a controllare anche questo, e abbiamo una resistenza di 1 ohm. Ok? Questa è una resistenza da 1 ohm, o 0, qualcosa. Quindi anche questa è buona. Solitamente è questa che si brucia quando c'è un cortocircuito direttamente qui sulla scheda, sui 12 volt se non sbaglio, e quindi crea problemi. In questo caso il fulmine è riuscito a passare e ha fatto danni lo stesso. Allora, dov'è che ha fatto danni? Ha fatto danni sulla parte, chiaramente, qui c'è questo qua, il ponte diodi, è entrata la corrente e ha distribuito la corrente su tutta questa fascia qua. Ok? Qui c'è una linea di demarcazione, ok? Fra la parte alta tensione e la parte bassa tensione. E quindi praticamente la totalità della scheda è in alta tensione. Ecco perché non dovete andare a smontare un alimentatore se ha ancora i condensatori carichi, eccetera. Lasciatelo lì un paio di giorni, 2, 3, 4 giorni, anche una settimana se volete. E so che magari può essere un po' scomodo dire dover aspettare così tanto tempo, ma è per la sicurezza. Quindi ha distribuito corrente lungo tutto questo tracciato qua, quindi c'è qualsiasi componente che è qua può essere danneggiato. Allora, fortunatamente, come ho detto, c'era un evidente segno di questo componente qua, che è un opto isolatore, dovrebbe isolare la parte alta tensione dalla parte bassa tensione. Sfortunatamente io credo che abbia passato anche qualcosa nella bassa tensione, perché era completamente distrutto, disintegrato. Quindi andiamo a misurare un attimo le cose e andiamo a prendere dal microscopio. Ok, eccoci qua il microscopio, andiamo, eccoci qua. Allora, andiamo a mettere il puntale rosso sul negativo di un condensatore della linea primaria e andiamo a misurare un attimo qui. Qui siamo sul valore dei kilo-ohm. Anche qui siamo sul valore dei kilo-ohm, ma non dovrebbe essere così, perché dovrebbe essere sul valore dei mega-ohm, infatti come viene mostrato qua. Quindi c'è qualcosa che non va su questa linea qua. Questo è collegato a questo, quindi presumibilmente anche questo è andato. Questi due sono altri due optoisolatori che non sono collegati in alcun modo a questi due, sono di un'altra sezione di circuito. Quindi vediamo un po' anche dall'altro lato. Sì, no, 90 ohm no, non va bene. Quando un optoisolatore è a posto deve dare un valore intorno ai mega ohm kilo ohm. Qua vedete che abbiamo 1,7 kilo ohm e qua abbiamo 90 mega ohm. Sì, 90 ohm, quindi questo qua, anche questo è da cambiare. E se questo è da cambiare vuol dire che ha raggiunto anche questa sezione qua, questo qui. Probabilmente ha raggiunto anche questo qui. Vediamo un po'. Allora, questa viene fino a qui, resistenza, e questa resistenza da 100 ohm e c'è scritto sopra 201, quindi dovrebbe essere da 200 ohm. Io qui però vedo 100 ohm, è un po' più basso. Questa qua? No, questa, aspettate che ho sbagliato, non vi ho fatto vedere. Allora, questa resistenza qui, siamo sul valore dei mega ohm e qua c'è scritto anche qua 201, ma come vedete c'è un segno lì nero. Ok, questa resistenza si è bruciata, quindi dovrò cambiare anche questa. E se questa resistenza si è bruciata, magari ha problemi anche questo. Allora controlliamo un attimo. Però siccome questa è una sezione, è la sezione di bassa tensione, dobbiamo andare a prendere la nostra massa qui sul
sull'altra sezione, perché ci sono due tipologie di masse, c'è la massa di bassa tensione e la massa di alta tensione. Quindi dobbiamo andare a prenderci qui, ci mettiamo in modalità diodo e andiamo a verificare le letture di questo, scusate, tolgo il bip che non mi serve, di questo componente, e abbiamo 0,09, direi basso. Qui addirittura non abbiamo niente, come se non fosse collegato. 0,08, 0,08, direi che c'è qualcosa che non va. Andiamo un attimo a vedere. Prendo l'altro alimentatore, andiamo a vedere su questo stesso. Ok, che letture mi dà? Sì, vedete, già dal primo 0,56, 0,56, 0,56, 0,56, no, allora è esploso anche quello. Ok, quindi il fulmine ha fatto parecchi danni qua. Abbiamo un optoisolatore, due optoisolatori, una resistenza bruciata, questo chip è bruciato, spero non abbia preso altro, vediamo un attimo. Questo è un diodo, immagino che abbia una lettura diversa perché questo è messo male. Sì, secondo me è per quello. Però torniamo di qua. Allora, questi optoisolatori sono collegati dal tracciato, lo seguiamo su, seguiamo di qua a questo punto qui, ok, questo diodo che va a massa, ok, è un diodo di ritorno. Dov'è che andava anche questo, se non sbaglio? Ah, questo, eccolo, questo qui. Dov'è la mia massa? Ok, questo qui, questo punto dell'altro, sempre dell'autoisolatore, passa dietro tutto questo circuito, arriva di qui e arriva a questa resistenza qui, se non sbaglio, che è una resistenza da 1 kilo ohm. Infatti dalla lettura sopra c'è scritto 102, faccio fatica a mettere a fuoco, ma c'è scritto 102 lì sopra, quindi è bene, è a posto. Però questa resistenza qui, come vediamo, si collega anche a questo diodo qua. Come vedete non c'è resistenza, quindi abbiamo, ecco qua, quindi abbiamo una continuità. Vediamo questo diodo. Allora mi deve dare un valore da una parte ma non dall'altra. Ed è ok. Quindi abbiamo un valore alto da una parte, 1,24, e 0,5, quindi questo diodo va bene. Andiamo giù lungo la linea e troviamo questo transistor. Diamo una pulita. Da polvere ai residui. Ok. Allora adesso andiamo a vedere questo transistor.
Ah. Abbiamo 0. Abbiamo questa parte in completo continuità, il che non va bene perché un transistor deve avere resistenza su entrambe le parti. Questa parte va bene, ma non questa parte. Andiamo a vedere resistenza. Sì, abbiamo 4 ohm. Andiamo a vedere, verificare con la scheda di riferimento, come ho detto. Dove siamo? Eccolo qua. Questa è una scheda che ho già usato parecchie volte. Allora, sullo stesso punto, ecco, come vedete, qua abbiamo 7 mega ohm e sull'altra puntale di qua abbiamo altri 7 mega ohm. Quindi, come vedete, questo transistor sull'altro alimentatore non funziona più, quindi bisogna cambiare anche questo. Dov'ero? Eccoci qua. Ok, se questo è in continuità, mi viene da pensare che la corrente è andata anche su di qua. Questo è un altro diodo. Verifichiamo questo diodo in modalità diodo, però. Allora, non abbiamo una lettura da questo lato, dovremmo averla dall'altro lato. Ne abbiamo una troppo alta, non va bene. Quindi secondo me anche questo diodo si è fritto e per sicurezza lo andrò a cambiare. Dopo cos'altro c'è qua sulla linea? C'è questo condensatore, c'è quest'altro diodo, vediamo quest'altro diodo che non abbia preso anche questo una botta. 0,5 qui va bene, andiamo al contrario e il circuito aperto, quindi no, questo diodo va bene. E quindi quando si è bruciato questo diodo qua ha impedito che la cosa progredisse, il che va bene, il che va bene. Sì. Quindi questa linea qua mi arriva qui, e qui questo è un jumper, arriva di qua, questo jumper poi mi arriva qui su questa piazzola e mi arriva qui, giusto? Sì. E da qui a qui, come ho detto, è un jumper, quindi se questo diodo si è bruciato prima vuol dire che non è riuscito ad arrivare dentro questo chip qua e questo chip è salvo. Ma andiamo a vedere un attimo le letture. Allora, come ho detto, punta alla massa, modalità diodo, andiamo a vedere le letture. 0,6, 0,5, qua non c'è una gambina che non è connessa, quindi va bene così. 0,5, 0,6, 0,6, 0,3 e immagino la massa. Ok, andiamo a controllare. No, non è questo il chip, eccolo qua. Andiamo a controllare. 0,6, 0,5, 0,5, un po' più basso da questa parte, 0,67, 0,65, 0,36 e massa. Allora, questo è un alimentatore che funziona, quindi, e questo chip sicuramente funziona. L'altro chip ha dei valori chiaramente nella norma, un po' non sono perfetti, non sono mai perfetti gli uni agli altri, quindi presumo che questo chip sia ancora buono. Questo qui. Quindi proseguiamo. La corrente allora a questo punto ha bruciato questo, è venuta su, ha bruciato questo diodo qui e si è fermata qui fortunatamente, quindi non c'è da cambiare anche questo chip. Però abbiamo già parecchi componenti danneggiati. Allora torniamo indietro
Se questo componente è tutto danneggiato vuol dire che la corrente è arrivata da qua, quindi ci deve essere qualcosa qua dietro anche. Cos'è? Questa è una resistenza? Sì, questa è una resistenza da 1 kΩ. Vediamo se anche questa si è bruciata oppure no. No, questa resistenza è a posto. Quindi andiamo a seguire il tracciato, andiamo a seguire, vediamo dove ci porta. Ah, ci porta un altro optoisolatore. Questo qui è a posto? Siamo su 6 kΩ. Dall'altro lato abbiamo 1 kΩ, quindi sì, sembra essere in ordine. Vediamo un attimo con la scheda di riferimento se abbiamo delle differenze. Qui abbiamo 12 kΩ e da questa qua abbiamo 1 kΩ. Allora, da questo lato è buono, da quest'altro abbiamo una resistenza maggiore, quindi o c'è qualche componente prima di questa linea, di questo punto, che porta giù la resistenza, oppure questo componente è andato. E anche questo optoisolatore è andato. Proseguiamo intanto. Allora, vediamo che va sotto questo chip qua, però in teoria non si collega qui, non ha niente a che vedere con questo. Dovrebbe proseguire e arrivare, secondo schemi, dovrebbe arrivare fino a questo chip qua. Sul piedino numero di qua, questo piedino numero 8, vediamo un attimo, confermiamo. Allora la gambina, no, numero 9, allora su questo qua si attacca anche un condensatore, quindi andiamo dal condensatore fino al punto dell'autoisolatore che abbiamo preso prima, 1 ohm, quindi sì, il circuito arriva fino a qui. Quindi direi che andiamo a vedere. Allora, puntale a massa, questa è la massa dei condensatori, queste due sono le gambine dei condensatori, questo è il positivo e questo è il negativo. Quindi io vado a prendermi al negativo del condensatore e vado a vedere le misurazioni. Allora, in modalità diodo 0,66, 0,65, 0,52, 0,52, 0,65, 0,60. Questa sembra essere la massa. Aia, 0. Anche questo è in corto. 0,65 e 0,1. Sospetto. Sospetto. Andiamo a vedere di nuovo, come ho detto, sulla scheda di riferimento. È sempre utile avere delle schede di riferimento perché rende il lavoro più facile e più veloce. Allora, sulle letture sotto non mi sembrava avere niente di improbabile, però andiamo a misurare. 65, 65, 50, 65 e 65. No, sotto andava bene. Sopra andiamo a vedere 63 uguale all'altro, 0 uguale all'altro, no, 0,6, vedete? Eccolo qua. 0,6 dall'altra parte era 0, quindi questo chip è andato. Qua 0,46, vedete? Questo è più basso. Dall'altra parte era 0,63, se non ricordo male. E l'ultimo? Ecco, 0,63 dovrebbe essere di qua. Quindi no, anche questo chip qua è da sostituire. E vediamo.
Allora, abbiamo la pista che va su di qua, viene giù di qui, viene di qua, va su questo componente qui, torna su, viene su, va su queste resistenze, vediamo, proseguiamo il circuito in cerca di altre cose. Su questa resistenza da 0 ohm, qui abbiamo continuità, sì. Vediamo un po'. Si avvicina a questo circuito qua. Non vorrei che anche quello fosse danneggiato. Ho la sensazione... No, forse... Questo qui va sotto? Perché c'è la scritta sopra. Aspettate un attimo. Questo viene qui? Ah, viene qui, non va qui. No, non va lì. Viene qui. Ok. E questo diodo? È buono? 0,02. Non è un buon inizio. È 0,02. No. Anche questo diodo... O è il diodo o è il chip. E siccome questo qui gli va direttamente dentro al chip, scommettete? Scommettete? Eh sì, va direttamente dentro al chip, quindi anche questo chip è da cambiare. Wow. Wow, quanti danni. Un solo singolo fulmine ha bruciato, ricapitolando, ha bruciato questo chip, ne sono sicuro, e questi sono facili da bruciare. Dopo, probabilmente ha bruciato questo optoisolatore, e come abbiamo visto ha bruciato questo transistor, ha bruciato il diodo, un altro optoisolatore, un altro ancora che questo l'ha disintegrato, è passato di qua, mi ha bruciato questa resistenza e mi ha bruciato anche questo chip qua. Wow, tanti tanti danni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, almeno 7 componenti se ne sono andati. Ok, per il momento andiamo a cambiare questi. Non vi faccio vedere chiaramente il cambio, non ha importanza. Andiamo a mettere dei componenti nuovi e vediamo cosa succede. Intanto ho trovato queste cose qua giusto solo dal fatto che appunto ho visto, mi è stato facilitato il lavoro perché ho visto che questo componente qui aveva proprio sfiammato, guardate, sul case, sulla scocca, ecco qua, vedete, c'è proprio il segno della bruciatura. E sono riuscito a identificare questo e grazie a questo sono riuscito a fare un attimo più veloce, se no sarebbe stata una cosa interminabile. Avrei dovuto misurare qualsiasi tipo di circuito, componente a destra e a sinistra per cercare di capire quale fosse il problema. Principalmente su questi alimentatori sono i chip che se ne vanno, non quelli della bassa tensione, ma soprattutto quelli dell'alta tensione. Quindi questo qui se ne va spesso, ho dovuto cambiarlo spesso su tanti alimentatori. Questo qui è un po' più raro, però capita anche questo, e chiaramente anche questo qui, dov'è? Eccolo qua. Ci sono 3 chip sull'alta tensione e 2 chip sulla bassa tensione, che sono appunto questo, bassa tensione, e questo qua, bassa tensione. Se avete problemi, qui davanti c'è il connettore, e se avete problemi su questo connettore qui, che non ci sono i 5 volt, i 5 volt sono presenti su questo e questo piedino qua. Se avete problemi su questo e su questo, che non ci sono presenti i 5 volt, allora avete problemi sulla bassa tensione. Se invece i 5 volt ci sono, sui due piedini esterni, 5 volt di qua e 5 volt di là, allora la bassa tensione tecnicamente funziona ancora, a meno che non ci sia, come in questo caso, una resistenza bruciata o altre
cose di piccolo conto che magari possono sfuggire, però non riesce a produrre 12 volt, allora avete un problema sull'alta tensione, sul circuito di alta tensione. Ok, fate le spiegazioni, andiamo a stoppo il video, metto in pausa, faccio il cambio dei componenti e ci rivediamo tra qualche secondo. Eccoci tornati. Allora, come ho detto, eccoli qua, ho tolto i componenti che ritenevo danneggiati, 3 chip, 2 optoisolatori, uno era ancora sulla scheda, l'altro è disintegrato, non so dove cavolo sia, e un diodo, un transistor e una resistenza. Quindi ho messo i componenti nuovi, chiaramente ho misurato, questo optoisolatore era ancora buono. Una volta che ho tolto questo chip qua, questo optoisolatore mi ha dato i valori corretti, quindi l'ho escluso. Ricapitolando, comunque ho cambiato questo chip qua, ho cambiato questo chip qua, ho cambiato questi due optoisolatori, ok? Ho cambiato il transistor che è qui insieme al diodo che è poco più sopra, ho cambiato la resistenza che gli dà sull'optoisolatore e ho cambiato questo chip qua. Se tutto va bene, se non ci sono altre sorprese, è a posto. Anche questo diodo qua che c'è a fianco a questo chip qua, una volta che ho tolto appunto il chip, mi ha dato il valore corretto. Infatti vi faccio vedere. Allora, puntuale a massa, come vedete 0,54 e 0 dall'altra parte, quindi questa è una massa e questo è il coso, quindi abbiamo, vedete, 0,54 e un valore alto dall'altro lato. Ok, quindi facciamo un test, andiamo a prendere il nostro alimentatore, lo reinseriamo, ok, andiamo a mettere la copertura, ok. Adesso fare sempre attenzione quando si attacca la corrente, perché comunque l'alimentatore ha parti scoperte. Voi potete tranquillamente metterci dentro il dito senza accorgervene e prendere una bella tironata, il che non è il massimo, quindi anche di qua è uguale. Ok, alimentazione, e adesso andiamo a verificare. Allora, questo è il terminale dei 12 volt, ok? Il positivo è a sinistra, il negativo è a destra, ok? Vedete che noi abbiamo 0 volt, l'alimentatore è spento in questo caso. L'alimentatore, per funzionare, perché è un alimentatore switching, ha bisogno di un segnale dalla console per dirgli accenditi e produrre la 12 volt. Ma noi abbiamo lo stesso bisogno, come vi ho detto, qua c'è il connettore frontale, abbiamo bisogno dei 5 volt frontali, perché se no, ecco qua, qui abbiamo 4,83, è sufficiente. E dall'altro lato 4,80. Ok. Per accendere l'alimentatore, cosa dobbiamo fare? Per accendere l'alimentatore dobbiamo prendere un cacciavetino con la punta fina e andare a fare cortocircuito, cioè unire i due piedini di sinistra, il primo e il secondo da sinistra, perché sono quelli che gli danno il segnale. Quando i 4,8 volt che avete visto del primo piedino va a finire sul secondo piedino, questo è il segnale che dice all'alimentatore di accendersi e di produrre la 12 volt. Quindi io andrò a mettere cacciavite fra il primo e il secondo e come vedete, ecco, si è acceso l'alimentatore e mi sta producendo 12 volt. Quindi adesso l'alimentatore funziona. Dopo un sacco di danni, anche non poco economici, devo dire. Perché ogni chip, ok, magari si può trovare dalla Cina a pochi euro, ma euro più euro, facevo prima magari a comprare un altro alimentatore. Chiaramente per lo scopo del video è stato meglio aggiustarlo, comunque porta esperienza
ed è utile anche sapere queste cose qua. Però sono 3 chip. Mettiamo il caso che sono 5 euro ciascuno, 5, 10 e 15, più l'optoisolatore, più i transistor, il diodo e la resistenza, facciamo un conto, un 20 euro più spedizione, magari sono un 30 euro totali, e 30 euro circa si trova un alimentatore nuovo, 30-40 euro, quindi non c'è stata una grande differenza di spesa. Ma come ho detto, è sempre meglio andare a sperimentare e a fare conoscenza di come aggiustare un alimentatore, specie quando gli alimentatori magari sono difficili da trovare, da reperire o costano molto. E ecco, come avevo detto adesso, qua, come avevo detto all'inizio, come vedete ci sono 320 volt. Occhio, state attenti. Non è una cosa da prendere alla leggera. Se per caso gli mettete le mani, vi fate male. Quindi state sempre attenti a quello che fate. Bene ragazzi, allora, alimentatore aggiustato e video concluso. Se vi è piaciuto mettete un like, so che è stato lungo, ho evitato di tagliare il più possibile e di fare una cosa ben spiegata e prolissa, appunto per far capire a tutti quello che si può fare e quello che non si può fare e le procedure. E se vi è piaciuto, come ho detto, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, andate a vedervi il link in descrizione e se vi servono riparazioni basta che mi contattate. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!